Ciao, sono Caruso. Oggi ti parlo di un tema che mi avete chiesto tantissimo, specialmente nell'ultima settimana mi sono arrivate 3 mail che mi parlavano più o meno di questo tema. A cosa mi sto riferendo? A il tema del tempo. Quanto tempo ci vuole? Perché ci vuole così tanto tempo? E bla 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 bla. Tutto quello che ti serve capire riguardo le tempistiche e che sono legate alla crescita personale. Vediamo di fare chiarezza. E quindi partiamo subito con il video. Ok, ci vuole tempo. Sì, ci vuole tempo per meditare, ci vuole tempo per fare le respirazioni, ci vuole tempo per fare autoipnosi, ci vuole tempo per fare un po' di indagine all'interno di noi stessi per comprendersi, per capirsi, per conoscersi meglio e quindi per migliorarsi. Ci vuole tempo. In realtà ci vogliono anche tante energie, ma di questo ne parlerò in un altro video. Oggi ci concentriamo sul tempo nello specifico. Una delle cose che spesso mi dite è: io ho troppe cose da fare per poter fare un percorso di crescita personale. Ho il lavoro, ho i figli, ho il calcetto, ho la mia mamma da seguire. Chiaramente la nostra vita è piena di cose da fare, è piena zeppa e più non fate niente riguardo voi stessi, più molto probabilmente la vostra vita si riempirà sempre di più di attività che non vi portano a crescere, ma che vi portano a consumare energia, consumare intenzione, consumare risultati. Questo perché? Perché c'è un sistema che ci sta ingabbiando da questo punto di vista e che ci spinge a fare sempre di più, ci spinge a credere che la persona, il grande lavoratore, è colui che lavora tanto, tante ore, invece di lavorare con una buona qualità e avere tanto tempo disponibile, ma per fare che cosa? Per fare altre cose che non servono a niente? No, per indagare la propria vita, perché una vita non indagata è una vita perduta, come diceva il nostro amico Socrate. Chiaramente ognuno di noi ha degli impegni sociali, se volete mettere quanto dormiamo, quanto dobbiamo mangiare, un po' il pulirsi, lavarsi, spostarsi da casa al lavoro e poi lavorare, rimane poco tempo, è vero, ma se quel tempo imparate a gestirlo bene, vi assicuro che con una quantità idonea di tempo potete ottenere tantissimi risultati. E lì le cose cambiano, ma ne parliamo nel corso di questo video. Andiamo al prossimo topic che è molto importante, cioè la mia vita non mi consente di migliorarmi, di andare a indagare. Ho paura perché se poi apro questo vaso di Pandora succede un patatrac e io non posso più fare la mia vita. E certo che non devi fare più la tua vita, perché se c'è qualcosa che ti disturba, se c'è qualcosa che ti sta schiacciando, se c'è qualcosa che non ti va, la tua vita la dovresti poter cambiare. E ogni cambiamento chiama dei cambiamenti, quello che in altre discipline si chiama sacrificio, cioè dovrai sacrificare qualcosa in virtù di ottenere qualcos'altro, dovrai lasciare qualcosa per prendere qualcos'altro e questo può essere un lavoro molto ma molto complesso. Te ne parlo fra un pochino. L'altro aspetto legato alla crescita personale e il tempo è: più vado avanti e più mi rendo conto che mi ci vuole tempo. Vi faccio un esempio. Ho iniziato a fare degli esercizi di respirazione perché avevo delle mie performance che erano una schifezza. Ho cominciato con 5 minuti al giorno e più vado avanti, più mi rendo conto che devo respirare 20 minuti al giorno, 30 minuti al giorno per innalzare sempre di più le performance. Ma questo, ragazzi, è assolutamente normale. Vediamo l'esempio dello sportivo professionista. Si allena tanto di più rispetto a quando era un dilettante. Chiaramente si allena molto di più rispetto a quanto era un dilettante, perché le sue performance continuano a salire e quindi ha bisogno di maggiore impegno. Nel momento in cui create dei cambiamenti importanti nella vostra vita, vi renderete conto che quei cambiamenti chiedono tempo. Ma allora Caruso, se già non ho tempo per queste cose qui, come faccio? Dopo devo avere ancora più tempo, ma io in realtà non voglio migliorare, voglio rimanere nella mia cacca. Ecco, in realtà volete rimanere nella vostra cacca. Perché se volete cambiare vi renderete conto che il miglioramento chiama miglioramento e chiama miglioramento e quindi piano piano direzionerete la vostra vita in altre attività di maggiore qualità e avrete una resa e una performance incredibilmente più alta, ma chiaramente gli dovrete dedicare del tempo e non c'è niente di male a dire queste cose. Anzi, vi dico il prossimo punto. I percorsi richiedono, i percorsi, intendo i percorsi di crescita personale,
richiedono tanto tempo. Sì, richiedono tanto tempo. E sono tanti anni che vi dico diffidate di quegli imbecilli che vi dicono basta una sessione per cambiare. E purtroppo non è così. Ci vuole molto tempo, ci va una struttura che sia sostenibile anche per persone che quel tempo lì non ce l'hanno. Quindi si parte con poco investimento di tempo per poi aumentare. Perché ci va del tempo? Perché se voi fate uno strattone, un cambiamento troppo repentino, un miglioramento elevato nella vostra vita, poi non siete in grado di gestirlo, non siete in grado di supportarlo. Infatti i cambiamenti repentini non sono sostenibili. Ma sapete quante persone vengono in sessione da me e mi hanno detto che sono stati dal dottor Super Yes, dal quel coach che ha milioni di follower, che in 20 giorni hanno fatto un cambiamento pazzesco e poi sono di nuovo al punto di prima. Certo, siete di nuovo al punto di prima perché avete fatto uno strattone come un senso di vacanza, no? 15 giorni di vacanza, vi siete rilassati completamente, ma quando tornate siete ancora allo stesso lavoro di prima e anzi soffrite di più perché avete un po' assaggiato quel tipo di relax. Ecco, non si fa così, si inseriscono i cambiamenti e bisogna essere degli strateghi, bisogna essere capaci di programmare dei percorsi, si inseriscono dei cambiamenti che siano evolutivamente sostenibili per la persona singola. Quindi certo che ci va del tempo per cambiare, ma due cose, se inizi oggi finisci prima rispetto a che se inizi tra una settimana o tra un mese. E poi, soprattutto, certo che ci va del tempo, ma questo tempo è il tempo che parla di te, è il tempo che tu stai dedicando alla tua evoluzione, al benessere delle relazioni che hai, all'esempio che tu vuoi dare ai figli. Vuoi dare ai figli un esempio di papà o mamma non hanno tempo per dedicarsi a se stessi e quindi sono schiacciati dal lavoro e non fanno altro che seguire il sistema e quello che gli dice e quindi sono degli schiavi? Vuoi dare questo come esempio ai tuoi figli? Perché è facile farlo, basta che tu faccia quello che ti viene detto di fare. Ma se ti vuoi migliorare, se vuoi espandere la tua consapevolezza, la tua conoscenza, la tua coscienza, allora bisogna che prendi in mano tutta la responsabilità della tua vita e per far questo, passo dopo passo, ci va del tempo. Ma a quel punto tu incontri delle relazioni e hai un modello di approccio alla vita che poi rispecchia te stesso e te stesso negli altri. Quindi i tuoi figli crescono più sani, cominciano ad essere capaci di guardarsi dentro, cominciano ad essere capaci di esprimere di più le emozioni, i sentimenti, tutto quello che gli rende soggettivamente unici e irripetibili. Insomma, il tempo che dedichi alla tua crescita personale poi si sviluppa anche al di fuori di te. Eh? Un'altra delle logiche che dovresti tenere in considerazione è che se non fai niente, non ottieni niente. E dall'altra parte, se vuoi ottenere qualcosa, devi dare qualcosa. In questo caso ci stiamo occupando del tempo e quindi se vuoi ottenere un qualcosa gli dovrai dedicare del tempo. Quando magari un altro giorno farò un video riguardo l'energia, ti dirò che se non dai prima dell'energia non prendi energia. Questo lo vediamo anche con un modello biologico, fisico del nostro corpo, ma ancora una volta te lo spiegherò in un video successivo. Oggi ci dedichiamo al tempo. Prima di farti il riassunto, voglio dirti questa cosa. Spesso e volentieri le persone mi chiedono: ma quanto tempo ci vuole per raggiungere quel risultato X? No, la domanda è: quanto tempo ci vuole? Questa non è la domanda, questa è la risposta. Quanto tempo ci vuole? Ma quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole? Non devi pensare a un numero finito di tempo e dici: "Ah, allora se ci vuole 3 settimane, ora mi organizzo nelle 3 settimane." No, il tuo miglioramento, il tuo cambiamento, se vuoi, non finisce mai perché continuerai sempre a migliorarti. Ma quanto tempo ci vuole? È una domanda sciocca perché vai a focalizzare l'attenzione su un limite di un tuo risultato che è in divenire, non è fermo, non è fermo. Alcune persone vogliono, per esempio, gestire meglio l'ansia perché così poi possono fare il lavoro che fanno e poi mentre fanno un percorso di crescita personale si rendono conto che è proprio il lavoro che stanno facendo che gli fa entrare in ansia.
Quindi cosa succede? Che vanno in pappa se non hanno programmato bene il loro percorso. Vi ricordo, i cambiamenti chiedono cambiamenti. Per fare un cambiamento ci va del tempo. Non potete pensare che le persone davvero cambino con una ipnosi soltanto. Qualche giorno fa una signora mi ha contattato e mi ha detto: voglio fare 15 minuti di conversazione con lei, poi facciamo un'ipnosi regressiva così almeno so che cos'è che mi fa scaturire questo disagio e poi ci lavoro da solo. Ho detto: signora, io non sono un mago che la tocco, gli dico due parole e lei, tra virgolette, guarisce e sta bene per sempre. Non funziona così. I percorsi di crescita personali hanno bisogno di tempo. Io ho il coraggio di dirlo perché sono 20 anni che lavoro in questo settore. Tante persone non hanno il coraggio di dirlo. Ma stranamente, e ve ne renderete conto sulla vostra pelle, proprio le persone che non hanno il coraggio di dire la verità sono quelle più seguite perché ognuno di noi ambisce ad ottenere un risultato molto velocemente, senza sacrificio e senza dispendio di tempo. Vuoi dimagrire 15 kg? Ti do una pasticchina e il giorno dopo hai dimagrito 15 kg. Non hai fatto niente e hai il risultato perfetto. Non funziona così. Lo sapete anche voi, lo sapete anche dentro di voi che non funziona così. Più resistete a questo tipo di ragionamento, più andrete incontro al problema che state affrontando in maniera ancora più grande, perché naturalmente ogni problema deve crescere fino al punto in cui non vi soffermate, ascoltate e attraversate il vostro percorso e poi finalmente migliorate. E per fare questo che cosa ci vuole? Ditelo voi? Tempo. Ci vuole tempo. L'ultimo punto, e poi magari facciamo un piccolo riassunto, è che tante persone pensano di pagare un'ora un professionista, un'ora, tempo, ok? Pensano di pagare un'ora un professionista e così risparmiano dei soldi, risparmiano delle energie, risparmiano del tempo e non si rendono conto, uno, che tu non stai acquistando un'ora del tempo di quel professionista, tu stai acquistando magari 15, 20 anni, 30 anni di esperienza di quel professionista che ti riassume in un'ora. Quindi imparate anche a dare valore a ciò che acquistate. Non pensate soltanto il valore in termini economici, pensatelo anche in termini di beneficio, altrimenti quell'ora che voi passate in una sessione la dedicate soltanto pensando: oh, è quasi passata l'ora, io ancora non ho raggiunto il risultato e vi siete persi tutta quanta l'esperienza che invece state in qualche modo, magari inconsapevolmente, magari inconsciamente, acquisendo. Ecco, facciamo adesso il riassunto di tutto. Vi ho detto che ci sono troppe cose da fare nella nostra vita. Un buon metodo è imparare a fare meno, farlo bene, farlo meglio, ma fare meno. Tutti i giorni dovremmo avere minimo un'ora o due di tempo per fare un po' di meditazione, un po' di respirazione, un po' di introspezione. Quel giorno poi non puoi perché c'è il compleanno dell'amico o dell'amica, ok, lo salti, però è importante che tu per primo ti occupi della tua vita, perché se non te ne occupi tu della tua vita, chi se ne può occupare? Il secondo punto è l'inverso, cioè la mia vita non mi consente di migliorarmi, di investire del tempo nei percorsi di crescita personale. E beh, questo è perché hai programmato male la tua vita e stai facendo delle cose che in realtà non ti servono. Dovresti stare attento a come programmi giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, tutta la tua vita. E questo è un lavoro che io, per esempio, personalmente ho dovuto imparare a fare perché ho speso dei mesi non ottenendo niente, ma avendo fatto un sacco di cose che però non erano messe nella giusta sequenza e quindi ho dovuto ricominciare da capo. Ve lo dico per esperienza, organizzatevi bene. L'altro punto era: più vado avanti, più mi rendo conto che ho bisogno di tempo. Certo, anche nella meditazione si inizia con 5 minuti al giorno e poi vi renderete conto che avrete bisogno di mezz'ora, un'ora, magari ogni tanto farete il vostro giorno intero di meditazione dove imparerete delle cose profonde di voi e durante il mese o i mesi ci lavorerete, perché vedete, io nel mio caso specifico, quando prendo di mira un certo tipo di miglioramento della mia vita, non metto in conto un giorno, metto in conto mesi. Per i prossimi 3 o 4 mesi mediterò su questo aspetto della mia vita, lo voglio conoscere molto bene e gli voglio dare
tanto tanto valore. Perché? Perché è la mia vita, se non gli date valore voi alla vostra vita, ma chi ve la deve dare? I vostri schiavisti che cercano di farvi fare di tutto e di più pur di farvi stare con la coscienza schiacciata e non comprendere niente di quello che state attraversando. Non è così, ma dentro di voi già lo sapete, dovete dare molta importanza alla vostra vita e quindi dovete avere tempo di qualità per voi. Qualcuno mi dice: "Ma io, fumo, vado fuori a bere, faccio l'aperitivo". Ecco, tutte queste cose sono tutte cose da eliminare e vedrete quanto tempo ottenete per fare i vostri percorsi di crescita personale. Ricordatevi, se non fate niente, non ottenete niente. Per ottenere qualcosa dovrete fare qualcosa. Quindi c'è un dispendio di energia e di tempo. Se volete vedere il tempo come il vostro tempo che impiegate su voi stessi e l'energia come del denaro che date a delle persone che vi organizzano un programma e che vi spiegano quale strategie utilizzare per andare avanti, beh, potrebbe essere un buon sistema. Io faccio esattamente così. Do del denaro a persone che ne sanno più di me e che mi insegnano come posso fare ad andare avanti e questo lo faccio da tanti anni. Ecco perché sono un esperto del mio settore e continuo a lavorare e ad aiutare persone nella loro crescita. Cercate di farlo anche voi, crescete e miglioratevi, perché questo è veramente l'unico aspetto importante della vita. Tutto il resto è un contorno. Ognuno di noi va a lavorare per guadagnare qualche soldino, per poi mangiare un pochino meglio, per poi magari ogni tanto avere un viaggetto, avere una ricompensa, avere una maglietta nuova e via discorrendo. Ma è importante che voi miglioriate e cresciate attraverso la conoscenza di voi stessi. E ancora una volta, alla domanda quanto tempo ci vuole? La risposta è quanto tempo ci vuole. Perché ci vuole tutto il tempo che ci vuole. Se state a guardare l'orologio, non state lavorando su voi stessi. State concentrati su voi stessi, cercate di capire chi siete, che cosa volete fare, che cosa volete portare al mondo. E vi assicuro che la vita comincia a strutturarsi tutto in un'altra maniera. Ancora una volta, mi chiamo Caruso Colzi, se vuoi sapere di più di me il mio sito internet è www.carusocolzi.com, se vuoi lavorare con me trovi tutte le informazioni sul sito, se hai delle domande specifiche fammele qui sotto, ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, buona serata.